Siamo dal vivo, benvenuti a tutti. Speriamo che funzioni tutto, fatemi sapere se mi sentite e se vedete bene. Magari regolerei un po' l'inquadratura, ok? In modo che vediate meglio. Ok, così dovrebbe andare. Perfetto, aspetto commenti per sapere se vedete e sentite. Nel frattempo vi saluto, siamo alla terza parte finalmente sul videocorso di ritratto sullo stregone a pastello. Abbiamo già creato un disegno a mano libera, abbiamo fatto un primo studio con i colori e con i pastel pencil e oggi finalmente usiamo i gessetti, quindi io direi di iniziare subito prendendo un gessetto nero che è questo. È un gessetto della Giraud, quindi un nero molto potente che vi ho fatto inserire nell'elenco del materiale e che adesso potrete subito vedere utilizzato sullo stregone, quindi l'impatto che crea, che è molto forte ovviamente rispetto ai pastel pencil, perché stiamo parlando di gessetto, quindi pigmento puro. Iniziamo sempre a lavorare dall'alto per scendere verso il basso e lavoriamo sul volto dello stregone, là dove abbiamo già fatto uno studio con le matite. Nel frattempo ho letto i vostri commenti, vedo che vedete e sentite, quindi bene. Allora, vedete questo gessetto nero della Giraud come impatta un sacco. Questa è la zona dell'occhio, questa parte di sinistra dello stregone è tutta molto scura ed è molto, come dire, interessata dal nero, quindi lo abbondiamo. Avendo già fatto uno studio con i pastel pencil prima, ho un po' più di facilità a andare a porre il gessetto sulle macchie di colore che ho già preparato, quindi sostanzialmente è come se fosse un po' un ripasso. Ok, piccola stesura aiutandomi col dito. Ok, adesso usiamo un altro gessetto, così oggi andiamo subito direttamente con dei gessetti in maniera sostanziosa, ed è questo blu della Sennelier, che è un blu molto scuro, che secondo me può andare bene per lo stregone perché vedete com'è scuro, spero che si veda in video, è anche un gran bel blu, è un blu di Prussia e tutta la zona blu del viso dello stregone adesso avrà un impatto completamente diverso. Anche in questo caso una stesura aiutandomi con le dita. In questi casi, allora, quello che sto cercando di fare è cominciare a dare forza al colore attraverso l'uso dei gessetti, mettendo giù il gessetto senza paura. I gessetti appunto sono molto molto impattanti e hanno parecchia intensità, quindi rilasciano tanto pigmento, tanto colore, rispetto ai pastel pencil creano un effetto subito molto colorato e acceso, diciamo, però bisogna riuscire a gestirli
buttare giù queste macchie di colore senza paura, sapendo che poi modelliamo, aiutandoci appunto anche con i pastel pencil sempre. Quindi andiamo avanti, riprendo il nero che è un po' più presente in alcuni punti insieme al blu. Ok, ho soffiato via l'eccesso. Adesso con un pastel pencil 140, che è un blu più chiaro, voglio iniziare a creare delle piccole zone di luce, come ad esempio qua. Mi aiuto anche con il mio 390 della Carbotello, che è sempre un blu scuro, quindi cerchiamo di cominciare a creare qualche piccolo effetto di luce, ad esempio qua sulla guancia. Siccome questo blu è molto intenso ma anche molto più chiaro del gessetto, voglio attutirne, diciamo un po' così, il colore utilizzando un altro blu, la Carbotello, che vedete che in questo caso lo veicola un po'. Ok, nel frattempo cerco di leggere i vostri commenti, vedo che vedete e sentite bene, questa è sempre una cosa importante visto che è un terno all'8 ogni volta. Ecco, qui userei anche un po' di viola. E abbiamo il Carbotello 385 in modo da rendere il blu un pelino tendente al violaceo, senza esagerare, sono sempre velature delicate. Ok, dopodiché anche qui facciamo un po' di luce. Secondo me è molto importante, come dicevo prima, mettere giù i colori, vederli, senza appunto avere paura di utilizzarli e strutturare pian piano il tutto. Qua su c'è un po' di luce. Qua sotto ce n'è dell'altra. Ecco qui. Cerchiamo di dare forma a quest'occhio.
Eccolo lì. Dopodiché iniziare a usare un po' di viola anche qua sopra, che è presente. Ah, che bello il pastello, ragazzi. Spero davvero che proviate anche voi queste ebbrezze per conto vostro. Oggi sono stato in montagna a camminare, Questo lo dico per dirvi che sono abbastanza stanco e quindi se non parlo molto non me ne vogliate, ma come sempre è aperto l'invito a, insomma, a fare domande, se avete delle cose da chiedere, delle curiosità, qualunque cosa. Sto facendo un videocorso, ma sono anche qui appositamente per dare delle risposte. Nel frattempo vedo che tra l'altro una domanda è arrivata, lasciate che legga un attimo, quindi mi fermo un secondo con lo stregone. Allora, di solito parti da colori scuri a quelli più chiari. In questo caso sei partito dalla parte dell'occhio di sinistra, anche se è più chiara della parte di destra. Per evitare di sporcare il foglio e la mano. Beh, allora c'è da dire che la parte di sinistra, a mio avviso, è comunque più scura rispetto a quella di destra, perché c'è un'ombra che è fredda, ha dei colori più intensi, però di fatto è scura. Allora, adesso vorrei prendere un gessetto della Rembrandt, che è questo, e fare una piccola prova sulla carta, è una cosa che a volte faccio. Ecco, ad esempio qua dove sarà molto, insomma, preso dallo sfondo, quindi sarà tutto nero. Volevo vedere com'era per iniziare a metterlo anche sulla parte del naso violacea. A volte sono delle prove che si fanno coi colori. Ad esempio adesso sto utilizzando un altro tipo di colore, questo qua è un gessetto della Giraud, e cerco di trovare un po' la quadra facendomi il colore, tenendo sempre conto che il pastello, quindi l'uso di gessetti, è pittura, per cui in questo caso la carta per me è come se fosse un po' la tavolozza e io qua sopra con la miscela di diversi colori vado a farmi il colore che mi serve e che mi interessa. In questo caso voglio che sia più viola, quindi andiamo col carbotello sopra che mi sposterà il colore verso una tonalità di viola. Spero che si veda bene in video. Tutto questo lo sto facendo affinché le macchie di colore acquisiscano la giusta intensità proprio grazie all'uso dei gessetti. Qui prenderei un po' di nero della Caran d'Ache per intensificare questa curva che mi piace molto. Anche un pezzettino di nero Rembrandt, questo nero Rembrandt che è diverso dal nero della Giraud perché è meno intenso. Ovviamente i colori di cui sto parlando sono colori che ho fatto inserire nell'elenco del materiale per lavorare lo stregone, quindi sono colori che chi ha deciso di partecipare a questo corso si ritroverà, cioè li avrete. Ok, torniamo col carbotello viola 385. Guardate come mi si sta già sporcando il foglio qua dove appoggio la mia mano per non toccare il colore. È una cosa che mi succede sempre, io sono molto sporco mentre lavoro, non ho molta pulizia devo dire, ma mi importa poco perché ovviamente guardo poi il risultato, quindi non è un problema per me.
ok? Veniamo un po' più giù con il nero che si insinua giù per di qua sarà tutto nero, quindi vado sul sicuro con il mio giro. Le parti qua sopra del cappuccio le vedremo poi. Ecco, il gessetto della Giraud è molto intenso e come tutti i gessetti molto intensi è molto polveroso, giustamente, perché la quantità di pigmento è molto alta, quindi dovete sapere che i gessetti che sono più morbidi, quindi proprio che si sgretolano, si rompono più facilmente, rilasciano più polvere sul foglio, proprio per queste caratteristiche sono quelli più intensi. Ora cambio nero e prendo il nero della Rembrandt, che invece è meno potente perché è più duro. È comunque forte, soprattutto rispetto a un pastel pencil, però mi interessa metterlo in questa zona d'ombra centrale del naso perché voglio più intensità. Non è il solo colore che userò qua, perché comunque ci sono tanti colori sul naso, cerchiamo piano piano di modellare tutto, come vi dicevo. Almeno potete vedere un processo che attraverso il quale gradualmente vado a tirare fuori proprio i colori. Usiamo questo rosso di nuovo della Giraud e lo schiaffiamo qua insieme al nero in modo che lavorino insieme. Da questa parte andiamo di viola che mi dovrò molto aggiustare perché è un viola piuttosto caldo al momento. Nel frattempo vedo che c'è un'altra domanda. Allora, cosa ne pensi delle Conté a Paris? Pensi valga la pena comprarle? Allora, io amo le Conté a Paris. Nel frattempo uso il nero della Caran d'Ache per lavorare a quest'ombra centrale del naso. Io amo molto le Conté a Paris e devi sapere che sono i primi pastel pencil che ho avuto nella mia vita, me le ha regalati mia mamma, quindi le conosco molto bene, sono le prime matite con cui ho lavorato e le trovo fantastiche. Io le ho, le utilizzo, hanno una gamma di 48 o 60 colori, mi sembra, credo più 48, mi sembra di ricordare. Le uso relativamente meno rispetto a Carbotello e Caran d'Ache, solo perché hanno un diametro maggiore e quindi sono un po' più ostiche, diciamo, da temperare. Però comunque sono ottime, le approvo assolutamente, sono pastel pencil di qualità, quindi sì. Ok. Voglio iniziare a lavorare qua su questa parte del naso anche introducendo questo color indaco che è il 460 della Carbotello per creare un po' di luce un po' più freddina qua così. Vedete come questo tipo di lavoro va a cacciare fuori proprio i volumi e la tridimensionalità? Spero che si veda bene insomma da casa, da dove siete, dalla vostra postazione, perché qua ai miei occhi è davvero, come dire, evidente il modo in cui l'uso che abbiamo iniziato a fare in questa fase dei gessetti vada a tirare proprio fuori appunto i colori e quindi la tridimensionalità del lavoro.
Lavorare coi pastel pencil sopra un nero della Giraud è un po' più ostico, perché il nero della Giraud, essendo molto potente, si tira dentro i colori e a volte rischia di creare delle sporcature, quindi bisogna essere molto molto delicati. Avanti a lavorare su queste ombre qua. Portandomi avanti con questa parte del viso, il mio obiettivo è nella prossima lezione, potendo, ovviamente come ho detto fin dalla prima lezione, mai si corre quando si fanno questi lavori qua, assolutamente, quindi comunque vada, va bene. Però dicevo, lavorando su questa parte del viso adesso si può pensare di andare poi a fare un lavoro invece, un primo lavoro sulla barba nella prossima lezione o nelle prossime lezioni, che è un'altra delle parti fondamentali di questo lavoro, scelto proprio per mostrarvi tutta una serie di aspetti legati a come lavoro a pastello, ma anche per andare a snocciolare un po' le tecniche per creare diversi effetti, come ad esempio appunto quello della barba su questo lavoro qua. Adesso sto usando il mio amato porpora della Carbotello, che è il 330, un colore che uso tantissimo, ma veramente tantissimo. Ok, andiamo avanti anche ad aggiungere gessetto intorno al naso, in modo che modelliamo un po' anche il naso. Qui è andato in stand by il computer, ok, mi serve tenerlo acceso per vedere i vostri commenti. Ok. Vedete già solo in questa prima parte quanti colori ho l'opportunità di usare. Ce li ho qui in mano, quelli che ho usato adesso, più il viola. Sono già una serie di colori, solo parlando dei pastel pencil, perché ho usato già anche 4 gessetti diversi, anzi 5 se contiamo anche il nero, ovviamente lo contiamo, il nero della Rembrandt, che è diverso da quello della Giraud. Ok, mi riprendo il mio nero della Rembrandt, appunto, che ne stavo parlando, e voglio iniziare a metterlo qua sotto il naso. Capiamo bene dove, un po' più su, modello un po' questa parte del naso, ok, così mi piace già di più. Importante fare i passaggi uno alla volta, guardando sempre attentamente la reference per vedere che cosa succede sulla reference. Adesso ci aggiungo il nero della Giraud, che è più potente, così mi fa staccare il naso, conferendogli anche in questo caso qua molta più tridimensionalità, come spero sempre riusciate a vedere dal vostro monitor. Ok, qui il viola mi deve fare un po' il lavoro qua della cartilagine. Soffiamo ogni tanto un po' di eccesso. Io andrei ad alzare ancora a questo punto. A volte io mi prendo il tempo per fare delle modifiche molto piccole, cioè sensibili proprio. Parte destra del mio foglio dove appoggio le dita sta sporcando sempre di più e in maniera sempre più
evidente, ma come dicevo prima non è un problema per me, finché non va a inficiare il lavoro fatto. Allora qua vorrei aggiungere questa piccola ombra sul naso con un po' di gessetto blu. Ovviamente il viola del naso per me non è definitivo, è evidente, però ci tengo comunque a dirlo. Mi sto creando un viola sul naso fatto da una lavorazione data da più colori, ma è un viola che non è ancora il viola che desidero, perché vorrò che sia molto più freddo e piano piano lo andrò ad aggiustare, lo andrò a rendere come più giusto. Ok? Nel frattempo vedo che ci sono sempre 4 persone online e che credo siano appunto Dominga, Anna Giulia, Stefania e la quarta persona non so chi sia. Ciao comunque, chiunque tu sia. Sempre spero, anche se un'idea di chi è ce l'ho, sempre spero che si senta bene l'audio e vediate bene che, come dicevo prima, è sempre una cosa un po' incerta purtroppo con queste connessioni strambe. Allora, lavoriamo con un po' di nero della Giraud intorno al naso e insieme al blu. Quindi un'altra cosa importante, come già dicevo prima, la carta è come se fosse una tavolozza, io sto facendo della pittura, quindi utilizzare i colori insieme ormai, cioè, mi sembra evidente, è la norma. In questo caso utilizzare il nero mischiato col blu scuro è perfetto per avere delle parti dove il blu vuole essere più scuro, più corposo, contrastare magari con una zona di luce e quindi mi vado a creare pian piano tutti i miei passaggi, tutti i miei dettagli, anche attraverso l'uso di colori insieme. Ok. Bene, adesso aggiungiamo del nero sulla fronte per andare pian piano a lavorare poi prima intorno al naso e poi sul resto del naso. Quindi qui ci sarà il mio bel nero della Giraud, qui anche, qua su come è evidente. Nero della Giraud che è appunto molto pigmento, pastello molto morbido, molto potente, bello. Si consuma anche più in fretta, vedete, proprio perché come abbiamo detto più pigmento, più polvere. Pastello morbidissimo. E credo sia arrivato il momento per me di allungarmi un attimo a prendermi una salvietta, che consiglio sempre di avere perché diventano fondamentali. Allora mi prendo una salvietta e proseguiamo col naso.
faccio vedere le mie dita. Nero della Giraud morbido, quindi molto sporchevole. I gessetti di per sé sono già molto sporchevoli, anche in questo caso gessetti più morbidi, quindi con più pigmento, che rilasciano più pigmento, sono più sporchevoli. Ed ecco qua il risultato. Ok, ci siamo quasi. Solo una pulita per avere qualche dito libero, nel senso che poi a breve me li risporcherò di nuovo, perché continuerò a utilizzare i gessetti, però di tanto in tanto una piccola pulizia, in modo che se devo fare miscugli o roba simile. Detto fatto, ripartiamo subito con il nero della Giraud e continuiamo ad apporlo qua attorno al naso. La parte dell'occhio di qua la lavorerò dopo. C'è una piccolissima luce che si intravede, che mi dà l'osso del sopracciglio là sopra. Lasciamo un po' un inserto così libero. E nel frattempo scendiamo giù a lavorare sul naso. Allora, riprendo il mio color rosso scuro della Giraud e in questo caso qua su in cima cerchiamo di creare un po' una zona via di mezzo tra il nero e questo rosso, cosa che farò anche qui e anche qui. Ok, ora lo metto piatto, che è un'altra cosa che faccio generalmente, e do qualche passata leggera così. Perché faccio questo? Già, perché lo faccio? Perché comunque è abbastanza caldo e adesso con i giusti pastel pencil, i pastel pencil matti, andiamo a vedere anche quali sono. Io addirittura passo da un rosso di questo tipo della Carbotello che comincio a mettere sul naso. Vi voglio fare vedere come intendo raggiungere il colore della pelle passando per tonalità come queste che vanno a rendere il colore più caldo, come spero possiate vedere. Ah, che bello il pastello, ragazzi, mamma mia. Non sapete cosa vi state perdendo. Carandash nero, vieni a me, che voglio modellare ancora un po' questo nasone. Anche di qua. Di certo non è simmetrico il nasone del mio stregone, però dobbiamo dargli un minimo di forma corretta. Riprendiamo con il rosso, velatura. Accidenti, mi è caduta una salvezza. Ok. Carandash 583. Cominciamo un po' a schiarire e qua ritorna subito il mio discorso famoso dell'illuminazione, quindi il mio metodo che prevede di utilizzare dei colori e poi schiarire. Una cosa, mi rendo conto, poco convenzionale, ma che funziona, e quindi
la sfruttiamo. Nel frattempo io vedo cose, mi fisso, vado a curare già piccoli dettagli, piccoli passaggi. Porpora del carbotello. Ok. 583 della Caran d'Ache che comincia a farmi una luce calda. Ricordiamo che non sta lavorando da solo, ma si sta mescolando con il rosso che ho messo sotto, con il primo gessetto che ho steso come base, quindi tutto un lavoro d'insieme che va pian piano a creare quello che voglio. Modelliamo. Nel frattempo è arrivata un'altra domanda, leggo. Come fai a capire se le proporzioni sono sbagliate? Mi capita di rendermene conto solo una volta che ho finito il disegno. Allora, per farlo, il mio modo di farlo è quello di tenere sempre molto sotto controllo la reference. Quindi io ho una reference fotografica vicino, non smetto mai di osservarla e di rivedere tutte le parti man mano che procedo. Ok? Quindi sempre, praticamente continuo a studiarla per tutto il tempo, dall'inizio alla fine. E questo è un modo che dà la sicurezza di fare sempre la cosa giusta, sapendo che tra l'altro ci sono dei margini per migliorare, per aggiustare, come peraltro io stesso faccio sempre, l'avete già visto in altri corsi, ma anche adesso io sto modellando, ad esempio, la forma del naso. Quindi piano piano cerco di fare in modo che sia sempre più giusta. Dall'altra parte, adesso sto usando un caput mortum scuro della Carbotello, 640. Al contempo, quello che avviene è che il vostro studio continuo della reference porta voi ad essere più giusti, più preparati, più tecnici se vogliamo, insomma con un occhio più sviluppato a rilevare anche le piccole cose, che è una delle cose più importanti quando si disegna, quando si dipinge, perché come sapete, soprattutto poi se stiamo facendo il ritratto, perché a mio avviso, come dire, quando ci occupiamo di disegno paesaggistico, insomma, abbiamo un margine di errore più ampio. Questo non significa che io sia pro errori, però quello che sto dicendo è che quando stiamo facendo un ritratto è molto più importante essere, come dire, un po' meticolosi con le proporzioni, perché ne va poi della somiglianza del soggetto. Quindi è questo quello che faccio. Continuo a guardare la reference, di tanto in tanto allontanarsi. Un'altra cosa importante, io sono dietro la fotocamera, voi non vedete ma ogni tanto io tiro indietro la schiena, a volte mi sposto anche un po' con la sedia, quindi andare più indietro è una cosa che aiuta tanto a rilevare meglio le proporzioni, perché abbiamo una visione più d'insieme. Questi sono i miei consigli, Poi ovviamente tutto è fattibile, tutto anche abbastanza soggettivo, nel senso che probabilmente se fai la stessa domanda a qualcun altro, a un altro pittore, o magari a chi è accademico e disegna in un certo modo, ti dirà altre cose.
quindi questo è. Spero che abbiate guardato anche le mie produzioni video recenti, sulle quali mi sono impegnato, ho passato tempo per cercare di fare un buon lavoro. E sto parlando dei video che ho fatto che raccontano un po' le storie dei miei dipinti, i video che riguardano la mia recente, diciamo così, uscita a Varallo per una mostra, insomma, ve la racconto un po'. Grazie a te per la domanda. In questo caso col 640 sto cercando di creare delle piccole ombre interne, un po' di passaggi. Quanto lavoro, eh? Questa è una delle cose che mi piace della pittura. Lavorare molto a ogni progetto. Allora, andiamo con qualche altro colore e parliamo del nostro amico Carnicino Chiaro 681 della Carbotello, per andare a mettere un'ulteriore luce sul naso, che anche in questo caso si va a sposare con le altre, con gli altri colori. (640). Qua vorrei usare anche un po' più di porpora. (625) che mi scalda un po' la faccenda. Ok, un po' di 583 qua, che c'è una luce piuttosto importante. Ok, un po' di caput mortum chiaro 642 Carbotello. (681).
così si iniziano a creare dei bei contrasti con la parte di sinistra. Poi ricordo che questo video rimarrà disponibile su Patreon, quindi potrete rivederlo in qualunque momento. Ok, un po' di rosso sulla zona intermedia ancora, mi piace molto usare questo rosso. Ok. Ok. Allora, quello che farei ancora in questi 10 minuti è lavorare un po' alle luci fredde che ci sono invece a sinistra. Quindi a sinistra del naso sempre. Andrò a usare dei colori freddi. Quindi quello che ho qui è questo indaco questo bell'indaco della Carbotello 430. Andiamo a creare queste luci. Un po' di blu.
di nero, Rembrandt. Nero. Ok, e poi con un po' di bianco della Caran d'Ache sarebbe carino Ok ragazzi, io direi che per oggi ci siamo. Abbiamo dato un buon inizio al tutto, portandoci avanti. Naso quasi fatto, dico quasi perché secondo me c'è ancora del lavoro da fare, ma la cosa buona è che la prossima volta possiamo andare avanti con il viso e cominciare magari a vedere un po'
la barba. Di dare un po' di effetti di luce sul naso. Voilà. Ok, bene, ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo per la prossima lezione il mese prossimo. Guardate che bella intensità sta iniziando a prendere lo stregone. Vi ricordo che questo video rimane disponibile su Patreon per quanto tempo volete. E vi ricordo sempre anche, se potete farlo, se volete farlo, pubblicizzate il mio lavoro, quello che sto cercando di creare, il mio Patreon, i miei corsi. Spero di vedervi anche di persona a qualche mio corso. Tra l'altro sto organizzando alcuni corsi proprio per l'estate, quindi buona pittura, buona creatività e ci vediamo la prossima volta. Ok.